Scriviamo ora le opzioni presenti nella seconda pagina. La prima è la dialog di chiamata. È importante, normalmente vi sarà richiesto al momento della prova della chiamata di verificare se funziona la risposta attraverso i tasti verde per rispondere, il tasto rosso per chiudere la chiamata. Potrebbero funzionare anche solo uno dei due o nessuno dei due, dipende da Android. Per esempio Android 5 non li prende, gli altri Android dovrebbero prenderla, ma non tutte le marche di smartphone lo prendono, perché alcuni hanno lavorato molto male e qui non c'è niente da fare purtroppo. In questo caso vi direi disabilitate, come è scritto qua, la dial di chiamata e userete quella normale, anche se è più complessa da utilizzare. Ovviamente per gli anziani sarebbe più semplice utilizzare queste, ma come ripeto, i tastoni verde e rosso potrebbero non funzionare perché Android non li supporta. Ok. Detto questo, si passa al volume suoneria 100%. Se attiviamo questa opzione, il volume suoneria sarà forzato sempre al 100%, in maniera che anche se per caso l'anziano abbassasse inavvertitamente il tono o lo mettesse silenzioso, in ogni caso il volume sarebbe portato al 100% qualche secondo dopo. Modalità viva voce, è importante rilevare che non su tutti gli smartphone funziona anche questa, sempre per i soliti problemi che non tutti li fanno come devono essere fatti, e le chiamate standard Android non tutti li rispettano. Nel caso che non vi si attivi il viva voce non è colpa di quest'app, a me funziona, a altri so benissimo che non funziona, ma è colpa del modello di smartphone. Avviso di chiamata, qui c'è da fare un piccolo discorso. L'avviso di chiamata funziona, basta non avere a che fare con Android 9. Da Android 9 in su Google ha imposto unilateralmente, ha cambiato la politica di privacy della rilevazione del nome del chiamante, in maniera tale che adesso questo non si può più sapere se un'app lo chiede ad Android. Hanno rimosso praticamente i permessi necessari per fare questo da Android 9 in su, o meglio dire, lo concedono solo ai loro amici. Ecco, detto questo e detto il fatto che io non sono un loro amico, a questo punto i comuni mortali sono le grandi aziende, ricevono questi, diciamo, grandi benefit. I comuni mortali non hanno questo benefit, quindi la mia app non potrà fare l'avviso di chiamata su Android 9. In realtà io ho trovato un workaround non da poco, una piccola magia, e però anche questa non funziona su tutti gli smartphone, per quanto già detto prima. Per esempio sui Samsung non credo che funzioni. Comunque potete consultare il video a 1 in cui spiego come utilizzare Android 9. In tal caso, se avete Android 9, questo su cui adesso sto facendo la prova in Android 8, userete la opzione dopo app per notificare Android 9 per impostare quanto serve. Consultate il video a 1 nel caso che abbiate Android 9, che siate interessati a questa opzione.